Buongiorno e ben trovati a tutti. Oggi andiamo a vedere un'applicazione interessante, ossia un'applicazione che permette praticamente di fare videoconferenze o comunque dei meeting o comunque delle riunioni che possono essere utili per esempio a chi detiene gruppi, a chi vuole interagire con più persone contemporaneamente, utilizzato addirittura per fare delle lezioni online per i licei e a volte anche universitari. Comunque un'applicazione molto interessante che preserva la nostra privacy, gratis, che è un aspetto sempre particolarmente importante e che insomma ci permette di fare queste teleconferenze con una ottima qualità. Sto parlando di Google Meet. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere sempre aggiornati e di mettere un mi piace per aiutare il canale a crescere e incentivare me a fare sempre nuovi video, spero interessanti o comunque utili. In questo che possiamo chiamare tutorial andremo a vedere come si utilizza questa applicazione, sia se saremo noi ad essere invitati e sia se saremo noi ad invitare gli altri. Allora, la prima cosa da fare è sicuramente quella di aprire la schermata di Google principale, cioè questa che vediamo in questo momento. Una volta aperta la pagina principale, in alto a destra, come potete vedere, esiste questo simbolo che va a raffigurare un po' dove sono raccolte le app di Google. Clicchiamo e apriamo questa tendina. Come vedete c'è anche il Meet. Premiamo sul Meet e apre questa schermata. Come vedete sulla destra abbiamo questa figura che un po' va a raffigurare insieme ad altre figure alcune caratteristiche del Meet. Vedete qui c'è scritto ricevi un link che puoi condividere, fai clic su nuova riunione per creare un link da inviare alle persone che vuoi invitare. Se andiamo avanti ci dice visualizza tutti i partecipanti insieme. Per vedere più persone contemporaneamente vai a modifica layout nel menu altre opzioni, quindi ci danno delle indicazioni su come utilizzarlo. Andiamo ancora avanti, così le vediamo tutte. Si possono pianificare, vedi, pianifica in anticipo e dopo aver pianificato chiaramente puoi inviare gli inviti ai partecipanti e poi ci dice praticamente che la riunione è sicura. Cioè, nessuno può partecipare a una riunione a meno che non venga invitato o ammesso dall'organizzatore. Qui sulla sinistra invece abbiamo la parte che interessa più a noi. Se ad esempio noi siamo stati invitati a partecipare ad un meet, chiaramente comparirà nel messaggio un link. Quello che noi dobbiamo fare è copiare quel link, venire su questa pagina e andarlo ad incollare praticamente su questo riquadro. Una volta incollato, come vedete, qui sulla destra appare la dicitura partecipa. Clicchiamo su partecipa e praticamente entriamo nella videoconferenza. Se invece siamo noi a voler creare una riunione, che può essere una riunione di lavoro, una riunione scolastica, qualsiasi tipo di riunione, sempre venendo su questa pagina, come vedete qui in blu appare nuova riunione. Cliccandoci appare questa tendina. A questo punto compaiono praticamente tre opzioni, ossia crea una riunione da avviare in un secondo momento, avvia una riunione adesso, pianifica in Google Calendar.
Se noi andiamo a considerare la prima di queste tre voci e clicchiamo, ecco qua, ci appare praticamente questa piccola tendina. Come vedete c'è scritto copia questo link e invialo alle persone che vuoi invitare alla riunione. Assicurati di salvarlo per poterlo usare anche più tardi. Quindi se noi decidiamo di fare una qualsiasi riunione, una videoconferenza, quello insomma che è, quello che dobbiamo fare con questa prima opzione è quello di copiare, vedete? Venendo su questi due fogliettini sovrapposti, questo simbolo, clicchiamo, praticamente ci va a copiare questo link che noi poi allegheremo o a un'email o un messaggio che magari inviamo in un nostro gruppo. Comunque lo alleghiamo al messaggio di invito per questa riunione. Chiaramente chi lo riceverà o chi lo prenderà in considerazione non dovrà fare altro che quello che abbiamo spiegato all'inizio, ossia copiare quel link e poi andarlo ad incollare dove abbiamo visto. Oppure andiamo a vedere adesso un'altra opzione, in particolare l'ultima, pianifica in Google Calendar. Se noi clicchiamo, ci appaiono praticamente una serie di tendine, diamo consenti per aprire il link web, puliamo la schermata da tutte le varie tendine ed ecco qua che ci troviamo di fronte alla schermata che interessa a noi. Inizieremo innanzitutto col dare il titolo a questa riunione, scrivendolo qui, aggiungi titolo. In basso vediamo delle date che vanno a raffigurare praticamente la data di inizio e la data di fine della riunione, comunque grossolanamente quando può iniziare siamo anche tutti d'accordo, ma per esempio può anche finire magari non proprio nell'orario che mettiamo noi, però possiamo mettere un orario indicativo in modo tale che anche chi partecipa possa sapere più o meno la durata. Qui a destra abbiamo la dicitura fuso orario, se clicchiamo vedete ci dà delle opzioni per quanto riguarda anche i fusi orari. In basso vediamo possiamo mettere se dura tutto il giorno oppure abbiamo queste opzioni, cioè se per esempio questa è una riunione unica, quindi non si ripete, lasceremo la dicitura non si ripete, oppure se è una riunione che noi facciamo ogni giorno, ogni settimana, in un giorno particolare, ogni mese, ogni anno, oppure si può personalizzare. Quindi possiamo anche scegliere noi, magari se vogliamo fare una riunione tutti i lunedì, sempre a un dato orario, possiamo programmarlo. Qui poi abbiamo i dettagli dell'evento. Quindi vedete partecipa con Google Meet. Qui c'è la possibilità di copiare le informazioni sulla conferenza. Si può aggiungere una posizione, perché magari voglio far vedere da dove sto trasmettendo. Abbiamo anche la possibilità di mettere notifiche via email, per esempio. C'è anche la possibilità della notifica via email, oppure con Google. Qui possiamo mettere quando ricevere la notifica. Possiamo anche aggiungerne altre, quindi avere più notifiche. Qui abbiamo altre caratteristiche e qui possiamo aggiungere anche una descrizione dell'evento. Qua abbiamo anche questa dicitura trova un orario, ma non ve la apro perché ho già pianificato delle cose per una questione magari di privacy, preferisco non farle vedere.
Qua a destra abbiamo gli invitati che possiamo aggiungere noi e le autorizzazioni. Se vogliamo permettere per esempio di invitare altre persone, se vogliamo permettere di vedere l'elenco degli invitati o addirittura anche permettere di modificare l'evento. Una volta impostato tutto, qui in alto vedete c'è la possibilità di salvarlo. Una volta salvato ce lo troveremo riportato sulla schermata principale. Ed ora andiamo a vedere l'ultima delle opzioni, ossia avvia una riunione adesso. Clicchiamo ed eccoci qua. Ci apre praticamente questa schermata. Qui sulla sinistra vedete questa tendina con la dicitura la tua riunione è pronta, quindi noi siamo pronti praticamente a trasmettere. Abbiamo questa possibilità aggiungi altri, premendo praticamente ci si apre una tendina dove noi possiamo mandare un messaggio per far partecipare chi è in elenco a questa riunione, oppure abbiamo l'opzione di copiare il link e condividerlo. Per esempio magari abbiamo il nostro solito gruppo e vogliamo avvertire i membri del gruppo che noi siamo disponibili, siamo già online e siamo pronti per fare una riunione. La riunione. Cioè, una volta avviata la riunione, abbiamo magari aggiunto qualche membro noi, notificandolo, abbiamo mandato il nostro link di partecipazione ai nostri gruppi, a un social, tramite email, in tutti i mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione. Possiamo chiudere e andiamo a vedere alcune caratteristiche di questa schermata. Se andiamo a vedere in basso sulla destra abbiamo questi 4 simboli, di cui il primo dà i dettagli come potete vedere sulla riunione, quindi cliccandoci ci darà una serie di informazioni che possono essere più o meno utili. Abbiamo anche il link, se noi magari durante la conferenza vogliamo invitare altre persone. E qui, insomma, appariranno le varie informazioni che possono essere utili. Chiudiamo questa. Sempre in basso, vedete questi 2 omini, ci mostra praticamente i partecipanti. Se noi clicchiamo, qui ci sarà un elenco di tutti i partecipanti alla riunione che sono presenti in quel momento. Chiudiamo anche questa. Altro simbolino, chatta con tutti, premiamo. Ecco, qui abbiamo la possibilità, vedete in basso, di scrivere un messaggio e inviarlo durante la conferenza. Chiudiamo. Poi abbiamo l'ultimo simbolo, il quarto. Clicchiamo. Che cos'è questo praticamente? È una sorta di lavagna virtuale, dove tu puoi trovare collaborazioni, condividere idee. Se noi clicchiamo infatti, vedete, ci apre questa piccola tendina che ci spiega un po' come funziona questa lavagna virtuale e qui in basso possiamo vedere le opzioni a disposizione per utilizzarla. Potrebbe anche essere interessante. Spostiamoci ora nella parte centrale dove vediamo questa serie di simboli. Partendo da sinistra abbiamo questo che attiva e disattiva il nostro microfono, la videocamera, sempre per quanto riguarda l'attivazione e la disattivazione. Abbiamo poi questo simbolino che attiva e disattiva i sottotitoli. Se noi clicchiamo infatti, come vedete, ci apre questa tendina dove possiamo scegliere come avere i sottotitoli, in alcune lingue chiaramente.
si può applicare, dopodiché ogni volta che noi parliamo, come vedete, c'è la traduzione simultanea di quello che noi stiamo dicendo. Per disattivarlo basta ricliccare sullo stesso simbolo. Ora andiamo a vedere questo simbolino dove ci appare la dicitura presenta ora, clicchiamo, vedete si apre questa tendina. Praticamente questa è la funzione di condivisione e noi possiamo condividere o l'intero schermo o una finestra o una scheda. Se noi andiamo a scegliere una delle opzioni, per esempio una finestra, clicchiamo, vedete, ci appare una tendina dove ci dice condividi una finestra dell'applicazione. Adesso qui ne appare solamente una fondamentalmente, ma se io ho aperto più cose, per esempio un foglio Word, Excel, apparivano qui di fianco anche loro. E io potevo decidere magari di far vedere a tutta quanto i membri della conferenza magari un foglio Word perché volevo magari scrivere qualcosa di particolare, oppure il foglio Excel per condividere alcuni conti che avevo fatto o alcune tabelle. Bastava cliccarci sopra, cliccare su condividi e a quel punto sarebbe stato visto da tutti i membri del gruppo. Ora faccio un esempio solo per farvi vedere, perché non ho schede aperte, come poi si può uscire da quel tipo di condivisione. Allora, se io clicco sull'unica cosa che ho, faccio condividi, vedete in basso apparirà comunque arresta la condivisione. Quindi noi una volta che abbiamo condiviso quello che potevamo condividere e vogliamo chiudere quella scheda, quella finestra, basta premere su arresta la condivisione. E come vedete siamo tornati praticamente alla facciata iniziale. Questo discorso chiaramente vale anche per la condivisione di una scheda. Poi abbiamo quest'altro simbolo, i tre puntini verticali. Premiamo, vedete? Si apre questa tendina. Allora, adesso andremo a vedere, diciamo, i vari aspetti, ma io vorrei iniziare dalle impostazioni. Premiamo su impostazioni, come vedete possiamo impostare l'audio, il video e abbiamo anche delle impostazioni generali. Ecco, questo comunque è importante. Vedete questa, diciamo, questo simbolo che ha queste, diciamo, stringhe che si aprono e si chiudono. Praticamente queste linee fa vedere che l'audio comunque è attivo, ok? Perché vedete quando parlo si muovono, se invece non parlo i tre puntini rimangono fissi. Quindi noi possiamo mettere, se abbiamo degli speaker esterni, insomma un microfono, possiamo abilitarlo da qui. Da qui possiamo vedere se vogliamo utilizzare gli altoparlanti. Se andiamo sulla parte video, vedete, abbiamo altre opzioni che possono essere considerate. Chiaramente cliccando sulle freccine ci apre sempre delle tendine di scelta, questo vale anche per l'audio, vedete? Si può scegliere insomma con cosa interagire e l'ultimo generali praticamente non fa altro che inviare dei dati di diagnostica, niente di particolare. Chiudiamo questo e andiamo a vedere gli altri in elenco. La lavagna è quella che abbiamo già visto prima, che ci dà la possibilità di aprire questa lavagna virtuale, fare dei disegni, fare dei conti in diretta e quindi una cosa che può essere utile per raffigurare quello che noi stiamo dicendo in quel momento. Qui possiamo modificare il layout da questa tendina, vedete, a nostro piacimento. Chiudiamo. Questa è l'opzione schermo intero. Poi abbiamo l'opzione cambia sfondo. Se noi ci premiamo sopra, va bene, a me mi chiede praticamente di configurare il browser.
Comunque, per chi già ha l'opzione attiva, appariranno una serie di possibilità che noi possiamo inserire come sfondo. Per quanto riguarda lo sfondo, un po' anche per quanto riguarda le videochiamate, se i partecipanti sono tanti e comincia a sovraccaricarsi la trasmissione dei dati, potrebbe non essere fluida la comunicazione, la conferenza. Quindi usare un po' troppe animazioni o magari in alcuni casi si può rendere necessario quello di togliere la parte video e lasciare magari solo la parte audio, attivarla solo in alcuni momenti. Ma questo si verifica quando magari i partecipanti sono molti, oppure si può verificare se noi non abbiamo un computer abbastanza potente da compensare, diciamo, tutte queste particolarità, trasmissioni dati, insomma. Qui abbiamo i sottotitoli che abbiamo già visto, qui c'è la possibilità di segnalare un problema, la possibilità di segnalare un abuso ed eventualmente la parte per la risoluzione dei problemi e mettono anche a disposizione una guida. Quando noi abbiamo finito la conferenza, chiaramente per chiuderla basta andare qui sul pulsante rosso, chiudi la chiamata. Quindi noi clicchiamo, vedete, ci appare questa tendina dove ci chiede praticamente un po' come è andata la riunione. E ci chiede anche se vogliamo partecipare di nuovo e tornare alla schermata. Qui ci chiede una valutazione che da sinistra a destra parte da pessimo praticamente a molto buono e una volta fatta la valutazione chiaramente possiamo ritornare alla nostra schermata principale. Allora, spero di essere stato chiaro con questo tutorial, con questo mio video. È comunque una funzione che può essere utile, è una funzione che, diciamo, un'applicazione che funziona anche piuttosto bene e che quindi possiamo utilizzare in base alle nostre esigenze. Sotto in descrizione vi lascerò come sempre qualcosa che magari potete leggere o che può essere utile, anche qualche mio link se vi può interessare. Io vi ringrazio come sempre a tutti quanti e al prossimo video.